tra novembre e gennaio l'unico modo per essere davvero locked in, visto che oggi devo scrivere circa 8 pagine per il report di gruppo, si va in biblio per concentrarsi e avere la pressione sociale di essere concentrati. Allora, oggi ho lavorato da casa e anche un po' studiato. La situazione era questa. Sì. Adesso però mi devo vestire e andare danese. Però la mia coinquilina è appena salita di sopra e è arrivato questa busta e ho detto cos'è? Cos'è sta roba? E poi ho letto, è scritto in danese però, de Italienische Ambassade. Quindi presumo sia il plicco di roba per votare per il referendum e infatti sono stra contenta che finalmente sia arrivato, che posso esercitare il mio diritto al voto. Niente, poi quando tornerò a casa stasera devo leggermi tutto e capire entro quanto lo devo spedire, eccetera. Però bello pesantino con tutti e 5 i quesiti di questo referendum. Aperto la mega bustona, ci sono le belle 5 schede del referendum, 2 buste diverse e tutte delle belle regole che mi devo leggere. Prima cosa devo capire entro quando lo devo mandare. Entro quando lo devo mandare indietro? Ok, giovedì 5 giugno. Ho tempo, perché ero indecisa magari se i limiti erano più corti, facevo già ora visto che devo passare da un post office, però no, quindi c'è il post office, Fotex per ritirare la to go bag, però no, quindi mi leggerò appunto tutto con calma di nuovo. Ma sono troppo contenta che mi è arrivato in tempo, perché alcuni miei amici italiani qua non è arrivato entro oggi che doveva arrivare, quindi non lo so, però sono molto felice. Altra settimana, altro haul Too Good To Go box Fruit och Gront pose, lickpose fra Fotex. Abbiamo delle cipolline rosse, un sacco da 1,5 kg di mele, i limoni, the fuck, un dragon fruit ma messo abbastanza male. Non mi tenta troppo, non so se... Abbiamo un altro red cabbage, questa volta in condizioni decisamente migliori rispetto a quello che mi ero ritrovato l'altra volta. Queste sono appena arrivate, cioè sono arrivate ieri in negozio. Banana. Un melone, un cantaloupe. Però non sembra messo così male, solo che c'è un problema, io odio il melone, quindi lo condividerò con le mie amiche. E questa è la busta di oggi. Varietà, poche verdure questa volta, e poi l'unica volta in cui ho visto che non c'erano le carote e me le sono dovute comprare io, di solito mi danno sempre un botto di carote e neanche le arance questa volta, scioccante. E poi avevo preso un po' di altra roba per la settimana, però interessante, interessante. C'è il meteo che continua a sballare in una maniera assurda, c'è pioggia, sole, grandine ieri, vabbè, un po' di tutto. Diciamo che la Danimarca si è ricordata di essere in Danimarca e adesso, sperando che non ricominci a piovere tra 3 secondi, vado a mandare la mia
il mio blocco, il mio plico di voti per il referendum. Sono stracontenta appunto che a me sia arrivato in tempo, perché alcuni miei amici no, cioè proprio non è arrivato la roba per votare, quindi cioè avrei tempo fino alle 4 del 5 giugno per mandarlo, ma prima lo mando, prima arriva all'ambasciata, poi sono sicura che verrà effettivamente contato, quindi let's go. Questo pomeriggio, questa domenica, ho consegnato il primo esame della mia seconda sessione danese. Secondo esame che è stato un bel report di 30 pagine circa, con un bel po' di cosette, ricerchette, prototipetti. Adesso, vabbè, ho messo sulla cena, devo ricorrere a controllare. Però dopo aver consegnato ho fatto un po' di 2 orette di cazzeggio circa e poi subito di nuovo a lavorare sull'altro esame, perché l'altra consegna il 2 siamo un po' indietro e sto facendo un po' di visualizzazione, un po' di cose del nostro gioco. Voglio che questo periodo finisca, cioè io fino al 16 giugno, oggettivamente, in cui ho l'esame di danese, non sono libera, perché ok, tra il 23 e il 26 avremo poi la presentazione del secondo esame, quello appunto sul gioco, però insomma è da preparare la presentazione, poi non è che avremo altri proprio materiali, cose da studiare. Però oggettivamente cioè da adesso fino al 16 giugno io sono full. Che palle. Non mi piace la sessione, non sono una persona che è così brava a gestire i propri tempi e sempre mi ritrovo che comunque ho un carico sbilanciato di lavoro. Però vabbè, andiamo a finire di preparare la pasta e piselli per cena. Mercoledì sto per andare a lavoro, però stamattina ho visto una bella notifica da Lunar, che è la mia banca digitale qua in Danimarca, e ho avuto il primo stipendio. Primo stipendio non ancora l'SU. Mi aspettavo un attimo di più che altro. Io mi ero fatta il calcolo dalle ore fatte dal 5, il giorno in cui ho iniziato, a fine mese, cioè oggi mi sa che sì, oggi è l'ultimo giorno che lavoro nel mese. Però in realtà loro fanno il conteggio, in Danimarca qua il conteggio delle ore viene fatta al 20 di ogni mese. Quindi io in pratica sono stata pagata da quello che ho fatto dal 5 fino a lunedì scorso. E quindi è un po' meno rispetto a quello che avevo calcolato, anche perché insomma la paga è buona, però comunque di questo stipendio 38-37% vanno in tasse, quindi insomma una bella fetta. Però comunque è una soddisfazione, cioè comunque è un sollievo incredibile, cioè sono davvero satisfied. Comunque posso iniziare a pensare appunto a effettivamente prendere, quando mi arriverà anche l'SU, prendere i voli per la Norvegia, perché insomma è un viaggio che voglio fare da tanto e finalmente probabilmente riuscirò a realizzarlo. E anche qualche altro sfizietto piccolino che mi posso levare già questo mese, di cose che io ho davvero una lista, ottobre, che ho iniziato a metterci cose che vorrei prendermi. E aspetta, che ore sono? E niente, devo andare a prendere il bus. Mamma mia, appena uscita dall'ufficio, mi sa che appena arrivo a casa riposino, se no non sopravvivo alla lezione di danese. Sarei anche tentata di paccare, però manca così poco all'esame, cioè mancano 2 settimane, sì, mancano poche lezioni all'esame, quindi meglio evitare, cioè meglio evitare di saltare, meglio andare. Quindi ritorno a casa, riposino, danese. Allora, questa sera obbligherò 3 degli inquilini di questa casa, dei miei amici,
a giocare, a testare il gioco che abbiamo creato per l'esame, che sarà da consegnare lunedì. E il mio piano iniziale era, insomma, testiamo, proviamo e volevo comprare qualcosa che potessero bere e sgranocchiare mentre giocavano. Solo che oggi è una national holiday, dovrebbe essere l'Ascension Day, quindi la giornata in cui in teoria Gesù è asceso in cielo, che in teoria dovrebbe essere Pasqua, però vabbè, è un po' come da noi, cioè tipo le feste nazionali, quelle legate, cioè non so, tipo l'8 dicembre, Immacolata Concezione, tutto chiuso, tutto così, noi, ok, ci piace. Però appunto oggi è questa festa nazionale e quindi io non ci avevo pensato, ma tutti i supermercati, tutti i negozi sono chiusi. Però io sono ben piena di mele ancora prese dalla Too Good To Go box dell'altro giorno e quindi pensavo di fare adesso una piccola tortina di mele, i miei amici ratti da laboratorio. Allora, ieri i miei coinquilini mi hanno aiutato a testare il mio prototipo per il gioco e oggi appunto la mia coinquilina canadese deve testare lei un prototipo per un progetto al nostro bar solito e quindi insomma ho detto certo, uno scambio più che equo e quindi adesso andiamo, non vado in quel bar da mesi. Penso che l'ultima volta in cui ho preso un drink fosse a gennaio, siamo a fine maggio. E niente, quindi sono contenta che dopo tanto tempo usciamo di nuovo. Sono andata a fare la spesa per un festival randomissimo, non so di che cosa, adesso investigherò per capire cosa sta succedendo. Però sì, spesa della settimana. Proviamo questo gelato al pistacchio. Allora, il verde è un po' sas, però non estremamente, quindi boh. Allora, per essere un gelato da supermercato, secondo me si difende bene. Però non ho capito perché Bologna. Comunque ci manca davvero da fare 2 o 3 sistemazioni nel file del progetto, nel report del progetto e poi possiamo mandarlo e quindi 2 esami su 3 fatti e sono contenta, sono soddisfatta abbastanza di quello che siamo riusciti a fare.
oggi qua in città c'è la Golding Half Marathon e la mia coinquilina e una sua amica stanno correndo e quindi sono appena andata in un posto tranquillo per vedere un po' se riuscivo a beccarle e sono riuscita a beccarle, le ho viste. Congrats, nel senso non io decisamente a fare una mezza maratona. Non so se avrò voglia di andare alla finish line intorno all'1:30, anche perché ci sarà un casino di gente e sarà impossibile trovarsi, quindi non lo so, però di sicuro stasera faremo un po' di celebrazione, un po' di festicciola per celebrare il fatto che hanno fatto e finito la mezza maratona. E comunque sì, c'è un botto di gente oggi in giro. L'università è chiusa da 3 giorni perché lo starting e l'ending point della corsa è proprio lì. Allora, mi sono presa dal supermercato questi pantaloncini di cotone, sono tipo loungewear. Sono molto comodi perché io di solito per stare in casa uso dei paio di pantaloncini di lino, dei shorts di lino di Oysho che in realtà cioè userei anche normalmente, quindi devo stare un po' più attenta così. Invece questi perfetti per stare in casa, very cute. E un altro report sta per essere inviato, questa volta ben 66 pagine. Perché? Perché per questo esame c'era richiesto di scrivere tra le 40 e le 50 pagine e quindi siccome noi eravamo in 4 abbiamo sfiorato in pratica le 50. E niente, è stato bello lungo, però sono contenta. Adesso solo un'altra mia compagna di gruppo deve confermare l'iscrizione all'esame, cioè l'iscrizione al gruppo d'esame, e poi possiamo mandarlo. Nice.